Ciao Elena, abbiamo iniziato con Pierpaolo. Ciao. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Come lo vedi? Allora, lo vedo seduto su un grosso puff quadrato Mhm, di colore blu, mhm. con davanti a semicerchio tanti piccoli puff uguali, piccoli però, vuoti. E è lì che aspetta di vedere quale parte della sua vita questi puff rappresentano. Ti dà l'autorizzazione? Mhm, sì. Va bene, partiamo subito a vedere quanta vibrazione ha. 7 miliardi. Consapevolezza. 148. PS, PE. 39,61. Vite precedenti. 2015. Cervello. 9,2. Ok. Ha delle interferenze, Paolo? Allora, ha una mantide Mhm. e poi un piccolo rettile. Basta? Mhm. EDL? 2. Dove? Sono tutte e due fuori che Mm, girano. ok. Paolo ha già fatto una sessione con me, Mhm. quindi le entità eteriche sono granché, Mm, forse la mantide è la più importante. sì. Qual è il compito della mantide? Ehm, allora, cercare di tenerlo legato, facendogli credere che lui può essere d'aiuto agli altri, direi proprio così. Mm. Nel senso che lui può fare al posto degli altri, in quel senso. Ed è rettile? Ma il rettile è deputato a creargli qualche mm, inconveniente, diciamo, nella vita di tutti i giorni, qualche ostacolo minimo. Cioè, crea minimo perché non riesce a creare degli ostacoli più grandi a Paolo. Nel senso che dopo il lavoro che ha fatto, un po' di consapevolezza l'ha presa e alcune cose, diciamo, le sue vibrazioni non sono così basse da potergli fare un'interferenza più pesante di quella che gli fa. Mhm. Quindi magari che ne so, cioè lo vedo in eterico, vedo proprio tipo Paolo che cammina su un marciapiede, ok?
e ogni tanto c'è tipo una, mm, tipo uno spuntone che Paolo deve mm, superare alzando la gamba, ok? Facendo un passo così. Mhm. Ecco, in eterico l'immagine è questa. Mentali. Allora, ce n'è una di livello 5 e una di livello 2. 5. Allora, allora, vedo che è quella che fa sì che Paolo cerchi di avere tutto sotto controllo. Ok? Deve essere molto quello che fa sì che lui debba, diciamo, ehm, mm, avere ordine. Aspetta, però. Mettere in ordine. Sì, mettere in ordine perché se non è, è sempre tutto con una certa sequenza o messo in un certo posto, a lui dà un po' di fastidio, si sente non a posto, ecco. Mhm. E tutto quello che succede fuori deve essere un po' programmato in anticipo. Non vedo una grossa programmazione ossessiva, però se qualcosa viene fatto senza essere programmato, lui un po' va un po' in ansia, un po' destabilizzato, ecco. Ok, la 2. La 2 lo rende insicuro nella parola. Proprio questa cosa mi viene. Ehm, proprio insicuro nella parola, cioè dice delle cose, dice magari usa delle parole o delle cose, ma quasi con titubanza, con la paura che si abbia detto delle parole sbagliate, ecco. Mhm. Impianti. Allora, c'è questo impianto eterico che è tipo una scusa, mentale, sembra, è tipo una freccia rotonda, cioè quindi c'è proprio diciamo, il bastone della freccia con la punta in mezzo alla testa in questa direzione, quindi che punta al terzo occhio da dentro. Mm. Ma la freccia, la punta della freccia ha forma di cuore. No, No, di freccia, triangolo. freccia. Sì, sì. Ha un triangolo, ok. E a che serve questo impianto? Allora, quando lui mm, cioè, quando lui deve, il fatto che lui debba sempre avere tutto in ordine, che avere tutto sotto controllo, è perché è come se questo impianto lo focalizzasse in un punto preciso che è in mezzo, ma nel senso che deve essere tutto direi in eterico posso dirti equidistante da quella freccia, da quel punto. Mm, Ok? Quindi se c'è qualcosa ehm, che non rientra in quello schema, mm, per lui è discordante, a lui dà fastidio, si sente non a posto. E questa freccia è come se gli dicesse devi fare così, ecco, cioè devi fare così, non puoi fare diversamente, ecco. Mm, diciamo che la sua mm, quello che provoca in Paolo è questo. Altri? C'è un impianto eterico, c'è solo questo impianto eterico qua a livello dell'ombelico che lo utilizzano ogni tanto quando gli fanno le abduction, perché hanno ripreso a fargli le abduction. Dalla sua sessione. Mm, Nella vecchia sessione sono state viste le entità mentali. no. Quante abduction ci sono? Mm, una barra, due al mese.
non tutti i mesi. Nome del vecchio progetto e del nuovo progetto di Paolo. Il vecchio progetto era centrifuga. E questo? Impollinazione mi è venuto. Perché impollinazione? Perché lo vedo mentre fanno le abduction collegato appunto all'ombelico a questo lungo tubo che va in Mhm. cima, ok? E eh, prendono la sua energia e poi mettono in Paolo delle informazioni per cercare di vedere se le vibrazioni si abbassano al livello che dicono loro. E questo sta per impollinazione, impollinare. Mettere delle... mm, sì, mettono proprio Sì. delle informazioni vibrazionali, sì. Ci provano Quando per... centrifuga è finita la prima sessione, immagino, Sì, no? Quando è nata impollinazione? Quanto tempo dopo la prima sessione? più o meno un anno e mezzo dopo circa. Mm. Sì, Mm. più o meno In sì. seguito a un fatto o al semplice fatto che le entità mentali dovevano riorganizzarsi, ricreare i presupposti eterici, eccetera. Sì, esatto. Allora, vedo che c'erano le entità mentali che si sono appunto riorganizzate, è stato interferito nuovamente dalla mantide. Quando la mantide ha preso nuovamente forza, tra virgolette, con Paolo, allora lì è stata fatta un'abduction e sono iniziate proprio le, eh, il progetto impollinazione con le abduction. Va bene, chiediamo alla PS di Paolo perché non ha tolto da sola le entità mentali. Perché Paolo non era sufficientemente consapevole per poterlo fare, non vedeva proprio, quali erano i suoi blocchi mentali. Ha iniziato a vederli, mi dice, da 3 mesi, 4 mesi più o meno. Cioè a vederli su di sé, essere consapevole su di sé. Seguendo voi, dice. Mm. Ma siccome la PS può tutto, perché non l'ha fatto? Ma sono qua apposta a fare questo gioco per l'evoluzione. Se non servisse il gioco, è inutile che noi scenderemmo qua. Ha detto di dirti. Ah, resta sempre un po' un mistero, comunque. Se lo dice lei. Se lei dice che non, il gioco è questo, mi fa vedere, no? Che è proprio come se ci fosse, allora, dalla sorgente una riga, che è una, poi Mhm. arriva a questo piano, diventa doppia, e mi dice che questa è la dualità. Ok, quindi man mano che che si va avanti nel gioco, si affina sempre, come se si affinasse sempre di più e si avvicina quando poi diventa unita di nuovo, torna su. Ok, nel caso di Paolo esiste questa unione? C'è la fiamma? Sì, mi è arrivata l'immagine di una donna. Mm, mi- e me la fa vedere mm, in Francia, Costa Azzurra, verso l'Italia. Con queste condizioni è lì, Sì, è lei. Ce ne sono altre grezze di fiamme? allora, quello che vedo adesso, mi è arrivato così, cioè vedendo adesso, è che è come se ci fossero
tante fiamme grezze, quanti sono gli aspetti che ancora non sono chiari nella persona rispetto alla sua fiamma. Mm. Mm? Mhm. Ok, quindi man mano che e poi se ci sono tot aspetti chiari tali da alzare le vibrazioni quasi allo stesso livello, allora inizia a incarnarsi la fiamma, cioè a essere incarnata la fiamma. Mm. Ok? Quindi nel caso di Paolo ne vedo grezze 7, che sono, diciamo, gli aspetti che ancora Paolo deve affinare. Ecco. No? Quindi diciamo la differenza tra le fiamme grezze e la fiamma incarnata è proprio che ehm, tutte quelle fiamme lì potrebbero avere quegli aspetti che ancora non sono ben affinati, eh, mh, maggiormente soddisfatti rispetto alla fiamma che è qua, per quello che sono lì ancora, le fiamme Mhm. grezze. Mm. Non so se ho reso Più o l'idea. meno, più o meno. Mm, Ma mm, se Paolo ok. avesse avuto un'esperienza con una fiamma nel passato, Sì, in altre vite dico, sì. e questa PS fosse incarnata in questa vita da qualche parte, in Australia, Mm. la considereremmo una fiamma grezza per Paolo? Mm, no, quello che vedo io è che non è possibile che se incontri la fiamma e fai un percorso con la fiamma, quindi sei coppia con la fiamma in un'altra vita, Mhm. coppia però, mm, deve essere, si rincarnano insieme, non so come dire, quindi rifanno il percorso assieme di nuovo. E quando non capita? No, quando non capita, cambia. Torna grezza, sì, sono grezze all'inizio. Ok, Mm. chiamiamola questa donna francese. Mhm. Cos'è, Nizza? Più qua, più verso Mentone quasi. Potrebbe essere Monte Carlo. Mm? In questo momento cosa sta facendo? Allora, in questo momento la vedo. Allora, la vedo stupita. Allora, quando l'abbiamo vista, è come se lei avesse sentito il richiamo. Ok, e la vedo stupita che guarda più o meno all'orizzonte. Mhm. Mm. Ehm, è allora, ha un vestito, una gonna, ma che si aprono così. Eh, è vicino al mare, non è proprio sulla spiaggia, ma potrebbe essere tipo, sai, sul lungomare. Ed era appena uscita di casa dopo, mm, tipo sta andando a piedi a lavoro. Ok, la vedo camminare che va a piedi a lavoro e si è proprio fermata, attirata da questo stupore nel cielo. Abbiamo scoperto di recente che vibrazione, consapevolezza e percentuale di cervello utilizzata insieme li possiamo riassumere con un termine grande valore. Mhm. E questo grande valore deve essere quello che designa le fiamme, no? Sì. Quindi avvicina Paolo a questa donna e non alle altre 7 grezze, 6 Mhm. grezze, quelle che sono. A quanto stanno lui e lei? Allora, mi viene 13,5 lei e 14 Paolo. Ok, invitiamola nel cinema. Mhm. Viene? Sì, sì, la vedo molto chiaramente, eh. Non è sempre così, ma stavolta la vedo molto nitidamente. Cioè, se vedessi una foto potrei riconoscerla addirittura. Allora spingiamoci in dettagli
precisi. C'è Paolo con carta e penna già pronto. Allora, la vedo con i capelli biondi a caschetto, lisci, con una fascia per tenere i capelli rossa, è molto bianca di carnagione. Occhi marrone verdi, magra, con questo appunto questo vestito con questa gonnellina che si apre. E ha una borsa a zainetto. Un vestito color bianco, un po' bianco, tra il bianco e il panna, con dei fiorellini molto semplici. Lo scrivimi dove abiti, che non mi ricordo, qui nella chat di Skype. Non mi ricordo dove abiti. E posso dirlo, no? Quello che mi scrivi, sì. Scrivimi anche... Macerata, ok. Scrivimi anche se parli francese. Perché i francesi non parlano l'italiano. Va bene. Cause esoteriche. Beh, siamo lì nella... Ah, parla francese. Ah, ecco. Infatti lo vedo tutto gongolante. Ah, ecco. Io non so perché ve la vedo a Nizza. Io non so perché. Può essere, magari adesso è lì, Piamentone. sai, non so. Ovviamente non è che uno si deve Ah fissare, no, ma va. capisci? Ma anche bionda, cioè non è Boh. che poi deve essere Ah no, bionda, certo. essere tutto è mischiato, però Eh sì. sud della Francia, ok, no, ci sta. Mm. No, perché appunto in passato abbiamo avuto delle esperienze, no? Mm. In cui addirittura c'erano delle macro differenze, poi Differenze. avevano una spiegazione, però Mm. sviavano completamente, quindi in ogni caso apertura mentale a Mm. tutti. Quanto? Causa esoterica delle relazioni che sono un po' dominate da una forma di disagio, diciamo un po' con tutti. Quindi metterei amici, colleghi. Mhm, mm. Si dirà l'entità mentale di livello 2. È quella lì. Mhm, che fa... Idem chakra gola chiuso, immagino. Sì, 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 infatti. Sì, sì, esatto. Ok, Sì, fanno l'entità mentale 2 usa anche le le... DL. Mhm. E basta. Sì, no, non lo vedo né al rettile né al... No, la Nella mantiera, mantide. no. Chiusura del petto, quindi ipotizzo chakra del cuore. Sì, è quasi più legata all'entità mentale di livello 5, perché è come se lui lasciasse il petto libero, quindi di conseguenza anche il cuore libero, no? Di agire, non avrebbe più tutto sotto controllo. E quindi è come se l'entità mentale di livello 5 facesse sì che lui tenga tutto fermo, no? Come se io non respiro, non succede niente di diverso, no? Se non mi muovo, rimane Mhm. tutto uguale e quindi tutto sotto controllo e non può succedere niente. Ecco, l'entità mentale di livello 5 gli fa credere questa cosa. Mm-mm. Rigidità del lato destro del corpo. Vedo sempre questa percezione della PS che è come se dovesse svegliare un lato prima dell'altro, no? Come se mm, a volte trovasse come strada più veloce e più semplice iniziare a svegliare una parte del corpo e poi l'altra, no? Quindi o il maschile o il femminile, qua diciamo agisce un po' sulla razionalità, quindi sulla parte maschile, quindi va a stuzzicare un po' quella parte lì, no? Mettere in discussione quella parte prima. Quindi vedo proprio la PS che
cerca di agire più lì prima. Va bene, autodeterminazione, ha fatto il percorso, non diciamo con chi, ha firmato dei documenti, no, non hai firmato, no, hai emesso dei documenti, ti hanno emesso dei documenti, non l'hai ancora fatto. Ok, stai per fare, dovrebbe firmare cose, eccetera, documenti e cose, potrebbe, ok? Insomma, c'è un contratto con entità. Allora, no, diciamo quell'organizzazione lì a cui lui si è rivolto è molto pulita, molto veramente fa quello che Dice di c'è, fare. l'obiettivo è quello, sì. Vedo però che quando è andato in quel posto, in quella riunione, c'è proprio, vedo, in eterico vedo proprio una persona che è come se avesse messo una lastra nera tagliente Mhm. sulla cosa, no? Quindi ehm, c'è una persona che ha cercato di introdurre qualcosa, facendolo passare per qualcosa di buono, che però in realtà diventa dannoso, che è quello che poi potrebbe in qualche modo legarlo a qualche trust. Ma è una persona all'interno dell'organizzazione? Allora, fino a quella riunione lì no, nel senso che la vedo molto vicina agli organizzatori Mhm. e è riuscita a intrufolarsi dentro e a infilare questa cosa qua, cioè quasi a infilarla, non è ancora riuscito del tutto, ma il suo obiettivo è quello. Paolo Sghignazza, quindi probabilmente ha Ah, capito, ok, no? sì. Mm, Giusto? Più o meno. Più o meno. Beh, sghignazzavi prima, mm. insomma. Ok, ma quindi la PS di Paolo cosa dice, sì o no? Allora, la PS di Paolo dice: aspetta di vedere se cambia qualcosa. Lo capirai se hanno introdotto questo pezzo, questa persona, se qualcosa cambia, se ti chiederanno se vedi che nella procedura cambia qualcosa, c'è qualcosa di diverso rispetto a prima. Se rimane tutto uguale, allora no, allora va tutto bene. Un tempo 3 mesi, datti 3 mesi di tempo. Perché si ammala quando Perché è inizia? buono, ecco, era molto, lo vedevo già prima quando raccontava, è una strada molto buona e lì hanno cercato di boicottare proprio. La persona che è stata proprio male male, che è andata all'ospedale, era uno degli organizzatori. Io lo vedo come. Sì, Infatti, due. mm, ho Ma lì che è cercato. successo? Interferenze, direi deep state con interferenze. E nella pratica cosa è successo? Un'intossicazione? Energetica, vibrazionale. Vedo proprio che è come se a livello energetico sì, a livello energetico hanno mandato un'informazione pesante sul fisico e sulla fisiologia, sì. Il personaggio che ha infondato tutto questo è pulito? Sì, C'entra con questa infiltrazione? mm, Infiltramento? mm, no, no, di quello per cui sono stati male? Mhm. No, Va bene. no, 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 no. Niente Cinivacca, sospeso dal lavoro. Vari interessi nell'ambito olistico, 5 leggi biologiche e soprattutto shiatsu. Questo è il suo progetto, si domanda. Allora, quello che mi è venuto è che potrebbe, mi viene questa cosa qua, approfondire di più le 5 leggi biologiche partendo da questa cosa e utilizzando lo shiatsu più come analisi della persona che come trattamento, allora potrebbe fare una cosa senza interferenze, nel senso che vedo che se utilizza lo shiatsu come trattamento, apre troppo dei canali e è vero che sembra che poi le persone stiano bene, ma dopo iniziano appunto
ad avere problemi di interferenze, perché lo vedo proprio, è sempre così, se la persona non è consapevole succede questa cosa qua e è difficile trovare persone che siano consapevoli a tal punto da bloccare le interferenze che cercano di entrare mentre si è sottoposti a un trattamento, ecco. Però se lui lo utilizza, vedo proprio insieme alle 5 leggi biologiche per arrivare, diciamo, alla causa del malessere della persona, proprio sentendo più che altro i punti, Mhm. allora potrebbe essere la sua strada. Lo vedo molto completo, lo vedo, sì, completo, come se chiudesse il cerchio e poi fluisse. Mm. Cioè, Ok, chiamiamo nel cinema tutte le persone coinvolte da questo percorso di autodeterminazione, anche tutti i suoi colleghi. mhm. Sì, Sì? tantissime. Mm. Sì, sì. Passiamo loro tutte queste informazioni. Mhm. Sì? Sì, sì, Ok, vedo proprio che andiamo riprendono. all'evento Mm. Mhm. della grande discussione sui Cinevac con l'amico, con relativa notte estremamente turbolenta. Che è successo? Abbassamento di frequenze, che è il vero obiettivo di tutta la storia, e quindi abduction. Allora, più che una vera e propria abduction di notte, c'è stata un tentativo di reportare le interferenze, quelle vedo proprio questi demoni legati a questa cosa, no? Dei Cinivac, proprio quasi il tentativo di portare Paolo dalla loro parte, tra virgolette, quindi portarlo a essere interferito e a fargli il lavaggio del cervello per poi portarlo a fare il Cinivac. Quindi c'è stata una vera e propria lotta tra queste entità e la sua PS, dato dal fatto che era andato a dormire con le vibrazioni basse in seguito alla litigata, in seguito alla discussione. Ci sono state delle conseguenze stabili, perenni? No, però vedo che ci ha messo un qualche giorno a rialzare le vibrazioni. 4-5 giorni. Quindi no entità, no impianti, No, 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 vabbè, non ci importa più di tanto. no, no. L'amico cinivaccato come è messo? A metà della PS è staccata. Che bello. Va bene, Mm. come tutte le seconde sessioni non c'è molto da Mm. fare. Ci sono le cose nuove, le entità mentali e vabbè. E poi fiamma, 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 Mhm. fiamma. Mhm. Vediamo se inventiamoci un qualcosa di nuovo. Vediamo se esiste un cannocchiale particolare nel quale vedere un ipotetico futuro di Paolo con questa donna. C'è nelle condizioni attuali, con le condizioni attuali, una linea temporale in cui Paolo e, chiamiamola Cecile, mm, Mhm. stanno insieme. Se sì, cosa vedi? Allora, mi è arrivata questa immagine dove li vedo su questa terrazza sul mare, probabilmente in un albergo, in vacanza, tutti e due sdraiati sulla sdraio a prendere il sole con lei il libro in mano. Sono mm,
so se è un albergo o è casa loro, perché in effetti cioè, mi viene che è tipo Cinque Terre, quindi boh, potrebbe essere che cioè, non lo so, potrebbe essere anche casa loro. Ok, in No? termini, come dire, progettuali, energetici, di vita, che succede? Allora, tutte e due, allora, mh, paralleli li vedo che tutte e due lavorano, disposti a lavorare su di sé, quindi ad evolvere tutte e due, si confrontano molto, quindi ehm, spesso uno racconta all'altro quello che sente e chiede la visione obiettiva dell'altro. Ok, quindi li vedo parlare spesso e vedo lui che appunto cresce a livello lavorativo in questa maniera a livello olistico. L'ideale appunto sarebbe questa formula e lo vedo proprio che non lo prende come lavoro per portare a casa lo stipendio con cui mangiarci, quindi non statico, ma proprio lo prende come spunto per ricerca verso la sua evoluzione, ok, consapevolezza. E lei dall'altro canto anche lei fa una cosa sempre evolutiva. Vedo che fa tipo, adesso la vedo lì, che fa tipo è come se facesse una specie di ginnastica sulla persona, ok? Mhm. Però dove utilizza anche la consapevolezza personale, quindi che parla intanto mentre fa fare dei movimenti alla persona e fa parlare la persona. E questo la aiuterebbe a, anche lei a evolvere, a consapevolizzare. Quindi li vedo proprio che ehm, ecco, questa cosa qua. E in questa maniera loro riescono proprio a confrontarsi e a crescere assieme. In questa scena quanto sta di consapevolezza, Paolo? 237%. E Ok, la fiamma simile, 221. ok. Hanno vissuto già delle altre vite insieme? Erano fratelli gemelli, sempre maschio e femmina. Quindi come relazione no. No, però molto vicini, ecco. Mm. Ok, esistono anche delle anime gemelle intorno a Paolo. Vedo una ragazza, boh, mi viene fuori periferia di Napoli, un po' più giù di Napoli. Sì, c'è una ragazza lì, con delle affinità, ma a consapevolezza non tanto alta, però appunto è un'anima gemella, non è fiamma. Poi ne vedo una in Sicilia, due in Asia e una Islanda. Tutte anime gemelle, Sì. invece fiamme grezze ce ne saranno anche altre, va bene. Mm, Ma insomma, questo è quanto. mm. Ehm, Non abbiamo il portale Auro perché non ci hai chiesto nulla di tutto questo, sì? Scrivimelo, scrivimelo. Intanto apriamolo e chiamiamo tutti i Mhm. parenti di tutte le generazioni di Paolo. Sì, Quanti sono? 231. Ok, aspettiamo un attimo. Ok, di questi 231 c'è anche il padre, immagino. Mhm. Ok, Teniamolo arrivato da, davanti. da parte, gli altri vanno. Al Ok. padre offriamo una Vic e vediamo cosa succede.
Con la Vic vede che ha vissuto una vita molto confusa rispetto a se stesso, nel senso non, fino in fondo non aveva ben chiaro chi era e così era e quindi è molto confuso. Lo vedo molto, molto femminile, cioè è uomo ma molto femminile. E In mi che dice senso? appunto che era molto confuso. Non sapeva bene, cioè, nel profondo lui non sapeva bene, eh, come faccio a descriverti? Nel senso, ehm, adesso si rende conto che a volte ha vissuto eh, utilizzando il suo aspetto femminile e non maschile. E adesso vede che invece da fuori obiettivamente vede questa differenza. Era un uomo, ma a volte agiva come una donna. Cosa vuole dire a Paolo? E gli volevo proprio dire, forse tu questo l'hai sentito senza esserne conscio e questa cosa non ti ha aiutato a capire, ad avere ben chiara cosa possa essere una figura maschile. Ecco, vuol dire questa cosa qua. Mi dispiace Oh, di non essere stato così. il padre ideale. Mm, Padre ideale. esatto, sì, sì. Vabbè, lo salutiamo. Mhm, Portale Aureo. mhm. Mhm. Sì, sì. E andiamo con Paolo al cluster, Sì, dove evidentemente ci sono dei piccoli contratti ancora relegati alla sfera eterica e i contratti intatti legati alla sfera mentale. mm, sì. Sono, sono ogni vita è come se fosse un palloncino d'acqua, hai presente quelli pieni d'acqua? Mhm. I bambini si tirano d'estate, ecco. Ogni vita è un palloncino così, su un vassoio bianco. Apre il portale definitivo Mhm. e li butta tutti dentro. Mhm, Va bene, ad eternum qua. mhm. Adesso, Avatar. sì. Vedo uno spicchietto e poi lo spicchio delle entità mentali qua. Portale definitivo. Mhm. Mhm. Prende e lo butta dentro. E ad eternum anche qua. Mhm. Ok, con queste nuove condizioni, impollinazione, le abduction, le eteriche, le mentali, gli impianti ci sono ancora? No, no, assolutamente no. Nuova frequenza. 216 miliardi. Nuova consapevolezza. 189. PS e PM. 61. 39. Perfettamente invertite, vite precedenti. 1208. Cervello. 9.8. Ok, relativamente a tutto.
In Mhm. ordine di importanza, fiamma, lavoro e altro. Qual è il messaggio che si vuole lasciare, Paolo? Allora, il messaggio che si vuole lasciare è, tu hai ben chiaro in mente, diciamo, il tuo futuro ideale. La PS mi fa vedere un'immagine di lui con la... mm, mi fa vedere un'immagine di lui di fianco alla sua fiamma, uniti, cioè quasi c'è anche il corpo, no? Quasi che non è, cioè se tu li vedi sembra un corpo che continua, Mhm. ok? E poi mi fa vedere queste due sfere che diciamo si sfiorano un po' sul bordo, però sono separate, che sono le due sfere lavorative di loro due, ok? Che si intersecano proprio in questa parte che è, diciamo, di evoluzione, no? Di confronto. E la PS vuole dire a Paolo, tu hai ben chiaro dentro cos'è la situazione ideale, la vita ideale che ti fa stare bene, che è verso la tua evoluzione e verso la tua consapevolezza. Segui l'istinto, segui quello che senti che ti trascina, no? Ecco, per Paolo io vedo proprio la differenza, no? Se deve scegliere tra due cose, c'è una cosa che è più, è come se rimanesse più su un piano, no? E quindi è più proprio mentale. Invece una cosa che invece è una sensazione profonda di trascinamento, allora quella è la PS. E dice appunto a Paolo di allenarsi a vedere questa cosa e a sentire questa cosa. E pian piano si avvicinerà alla sua fiamma. E il Sì, lavoro? proprio. Mm. Il lavoro è proprio cercare di trovare, ecco, questa integrazione, no? Quindi questo metodo di completo di indagine sulla causa del malessere della persona, ok? Mhm. E magari integrarlo con, può essere, lo vedo utilizzare le pietre e i cristalli, ma non sulla persona. È più quasi un consiglio, cioè più quasi un farglielo fare a casa propria alle persone, no? Dove dove l'ambiente è loro e non è lui che fa da tramite, perché potrebbe aprire dei canali. Invece, se è un equilibrio fatto dalla persona stessa, ehm, aiuta la persona a equilibrarsi e equilibrare l'ambiente. E non solo, vedo anche tipo gli oli essenziali e queste cose qua, che Mm. può integrare come aiuto. Però, diciamo, la cosa principale che lui può fare è portare la persona a vedere la vera causa del malessere con queste due cose. Mm. Mm. Shiatsu o cinque leggi biologiche? Integrate insieme, però Shatsu non come trattamento, proprio come ricerca della causa, ecco. Mm. Ah. Mm, mm. Quindi si inventa una cosa nuova, Sì, o sì, esiste già? boh, che sappia io no, però non lo so. Cioè, come se lui prendesse gli elementi, lo vedo, no? Proprio utilizzare gli elementi dello shiatsu, quindi i meridiani, i vari punti, no? Dove lui sa che sono da riequilibrare con lo shiatsu, e invece che andare a riequilibrarli, sentirli per vedere se sono non in equilibrio, in disequilibrio, e da lì sa più o meno, insieme anche alle cinque leggi, quale può essere la causa del malessere e portare la persona a fare qualcosa per stare meglio e vedo che può aiutarla tramite appunto pietre cristalli e gli oli essenziali. Ok, Mm. messaggio alla fiamma? Se mi tendi la mano arriverò presto. Mm. Questa cosa qua. Va bene, nuova frequenza finale? 256.
miliardi. miliardi. E iniziare Sì. da 7. Mazza. Mm. Ok. Qualcosa da aggiungere? Come lo vedi rispetto all'immagine Ah, iniziale? sì, no, lo vedo sospeso in aria con tutta la sua prospettiva davanti, quella che gli ha fatto vedere la PS, e è come se fosse in un cerchio energetico. Mm. Cioè? Al suo cerchio, come se si fosse fatto una bolla energetica intorno, Mhm. con cui muoversi. Cioè, come se fosse un uomo energia, ma a forma di bolla, potrei dire, ecco. Lui adesso sa fare tutto, ha assunto la Mhm. Vic, sa fare gli Ad Eternum, l'uomo energia, sì? Sì, sì, sì. Ok. Ok. Boh, c'è qualcosa da aggiungere? No, secondo me Ok. adesso sta a lui. Mhm.